Io sono Jakob Scherbeck, danese che lavoro in Danimarca, ma ho vissuto 15 anni in Toscana e anche 15 anni in Bordeaux, in Francia. La mia famiglia ha lavorato nel vino per 5 generazioni a Helsingør, che è la città più al nord, città del Hamlet, ma adesso vivo a Copenaghen, nel quartiere Nørrebro, e poi abbiamo dunque fatto un'enoteca con una formula un più particolare, ma diciamo, Valorizzi i vitigni autoctoni. sì, per me le cose interessanti è che abbiamo 150 posti e abbiamo scelto di mettere vini che ciascuno presenta un uvaggio, non unico ma dominante. Questo è la nostra Bibbia. Si vede che questo è un studio fatto da inglesi che hanno descritto 1368 diversi uvaggi e per noi ogni settimana vogliamo scoprire un nuovo uvaggio. Il mercato danese secondo me è molto interessante perché abbiamo 5 milioni di persone, che non è tanto, ma nessuno spende così tanto soldi nel vino che i danesi. E per un danese spende più soldi nel vino che nel cibo. Ottima notizia, dunque. Sì, no, ma e poi come noi non siamo legati a nessun paese come l'Inghilterra, sono legati con America, con Australia e New Zealand, i danesi no, noi siamo aperti a tutti. E quando io ero giovane era sempre i vini francesi, a questa epoca che 25 anni fa, 60% del mercato danese era francese e all'epoca Italia era soltanto 4%, ma oggi, 25 anni dopo, Italia è più importante con 22% del mercato e la Francia era 18%. Un danese non per forza non ha visto un vitigno italiano e non ha visto un contadino e non capisci che il vino non è Coca-Cola, non capisci che è qualcosa fatto della terra. 40% del vino venduto in Danimarca sono questi vini che sono importati in sfuso, imbottigliato in Danimarca. E non so che cosa è, no? È roba abbastanza trattato, filtrato, sterilizzato e aggiunto di enzime e altre roba, no? Viviamo in questo mondo dove il consumatore non sa che cosa è che prende. Dunque, diciamo, Italia è il produttore di vino il più popolare in Danimarca. Ma in questo paese, in Danimarca, abbiamo 2000 importatori 2000 importatori di vino? di vino in Danimarca. E diciamo la maggior parte fanno per scherzo, per uno scuso, per evitare di pagare le tasse, no? E quando loro vanno in Italia in vacanza, poi ridurre le spese, no? E poi quando loro bevono una bottiglia, forse un campione. Dunque abbiamo un mercato molto particolare e è molto facile divenire un importatore. La difficoltà per un produttore italiano è che non si sa se la ditta è una vera ditta o una piccola che non lavora sul serio. E dunque diciamo il mercato è molto complesso e i danesi, come diciamo loro, vogliono sempre un sconto. No? Diciamo sì, il vino più venduto in Danimarca forse è l'Amarone, e anche il Barolo, no? Ma quando io vedo il scaffali nel supermercato, i prezzi, si vede un Barolo che costa meno che costa in Italia. In Europa c'è Euro, in Danimarca no, noi abbiamo il Corona danese e poi abbiamo 25% di IVA e abbiamo più o meno 2 euro di IVA, no, accisa, il tasse, no, sul vino. Allora, i grandi produttori, se loro hanno 250.000 di bottiglie da far sparire, il Danimarca
dalla Danimarca è il paese perfetto, Perfetto. perché nessuno va a verificare i prezzi in Danimarca. Quanto Lo no, sto facendo io. sì, perché tu sai in Danimarca, ma diciamo un importatore tedesco, Certo. quando lì cerca sull'internet quanto costa un bottiglia, vedo i prezzi in Italia, forse in Francia o in Inghilterra, o non lo so, ma in Danimarca nessuno guarda. Parliamo Ok. dei gusti dei danesi, Sì. che vino amano bere. Lo so che ciascuno ha il suo gusto, però tendenzialmente i rossi, i bianchi, vini importanti, Sì, allora, vini i vini facili. rosso è la parte più importante, no? Secondo me 2/3 dei vini bevuti in Danimarca sono vini rossi. E secondo me si può dire anche ci sono 100 DOC francese, spagnole, italiane, tedeschi. Questo sono ci sono 100 DOC che si vende e poi c'è una piccola percentuale curioso per altre cose. E questo è il mercato per noi, no? Quello abbiamo scelto di fare un'enoteca con i 100 DOC classici, ma anche questi 150 uvaggi che nessuno conosce, e di promuovere questo per noi, questa è le cose più divertenti. Quando noi abbiamo della Puglia un Nero di Troia, perché è unica di questa zona, abbiamo delle Dolomite, un Nosiola, che è fatto da due fratelli, e secondo me ci sono 70 ettari di Nosiola e ci sono soltanto 5 famiglie che fanno sempre questo uvaggio, e noi è un piacere far conoscere questo, e mi sembra che nel vino è un lavoro del gusto, ma soprattutto anche del raccontare le storie autoctono di una zona, di una famiglia che mangiano qualcosa, diciamo, no, nocciola. Per me nocciole, nocciola c'è qualcosa, e quando spiego questo in danese e loro trovano il gusto delle nocciole fresche, no? Dunque tutti vitigni, tutti uvaggi, c'è una storia, e la nostra mestiere è di raccontare questa storia al fine che quando portano una bottiglia a casa poi raccontare più o meno la stessa cosa e rendere più interessante le cose che invece di prendere, diciamo, un Bordeaux classico, un Bourgogne, no? Qual è la storia, no? Le più divertenti per noi fare qualcosa un po' particolare. Cosa diresti a un vignaiolo italiano? Sì, vignaiolo per me è una parola un po' difficile. Per il produttore italiano, suggerisco ai vignaioli italiani di venire in Danimarca in agosto, dove l'Italia è strapolato e caro, ma in Danimarca abbiamo l'unico mese con sole, e venire a vedere questo paese e come lavoriamo noi, no? Voi vedete che abbiamo luce da 4 la mattina fino a 11 la sera, e poi voi vedete come i danesi bevono e apprezzano i vini, e che è un po' diverso che in Italia, perché in Italia voi bevete un bicchiere per un pasto, in Danimarca è piuttosto una bottiglia per ogni pasta, e al pasone, dunque il mercato è molto interessante, e anche la cultura. C'è qualcosa di divertente vedere un po' che è diverso che in Italia. Benissimo, grazie mille Jacob. Grazie e ci vediamo sui social.